Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei Racconti del Nascondiglio. Io, come sempre, sono Nicola e la missione di oggi è la Envelope Blu del maggiore e allora capitano Davis, che operò nell'Appennino emiliano dal luglio 1944 fino alla fine della guerra. Una missione dunque che trascorse coi partigiani un periodo molto lungo, quasi 10 mesi. Fu infatti una delle prime missioni ad essere inviate in Italia sotto la tutela dell'SOE, tanto che il rapporto del novembre 1944 di Davis gli fu fatto scrivere con il preciso intento di usarlo come uno strumento per preparare ed addestrare i futuri agenti alla situazione in Italia. Si può ben capire quindi che la missione si trovò ad operare, almeno nel primo periodo, molto a braccio per così dire, perché molte delle consuetudini dell'SOE in Italia di fatto le stabilirono loro, andando per tentativi. La missione Envelope Blu poi era nata come una missione di rinforzo. A terra infatti c'era già il maggiore Johnston, che stava organizzando una grossa operazione con i partigiani locali. Johnston è, forse, tra tutti i nomi degli agenti di collegamento, quello più famoso in Italia, per via del fiasco totale che fu appunto questa operazione. La storia di oggi è lunga, il suo racconto a volte frammentario e pieno di recriminazioni. Ricostruirla dunque non è cosa facile, ma spero vi godrete ugualmente il racconto. La missione Envelope Blu dunque fu paracadutata il 27 luglio 1944 vicino a Frassinoro, in provincia di Modena. I suoi componenti erano 6. Il capomissione, maggiore Jim Davis, aveva appena compiuto 30 anni. Cresciuto in Svizzera, era uno sciatore eccellente, si era laureato poi ad Oxford in silvicoltura e quindi aveva trovato lavoro con la Bombay Burma Trading Company che lo aveva messo a sovrintendere le foreste di Teck, nelle remote regioni nord-occidentali del Myanmar, all'epoca un protettorato britannico sotto il nome di Burma. Prima del suo arrivo in Italia era noto per due cose: l'aver trasportato ben 30 elefanti su una zattera attraverso un fiume nel corso di 3 giorni e il suo servizio sotto il colonnello Williams, Elephant Bill, che condusse operazioni contro le forze giapponesi sulla frontiera tra India e Myanmar. Colto da malaria e dissenteria, Davis fu costretto a rientrare nel Regno Unito, dove divenne comandante di un plotone di zappatori, per poi essere arruolato nell'SOE da un altro ufficiale del servizio, dopo una conversazione che i due ebbero, per puro caso, nella carrozza di un treno. Uno con una storia così non potevano certo farselo scappare. Nell'ottobre del 1943 fu paracadutato in Grecia, dove collaborò con le bande comuniste dell'Elas. Recentemente rientrato da questa missione, era stato prontamente riassegnato all'Italia. Con lui c'erano poi il capitano Ernest Wilcoxon, il capitano Charles Holland, il capitano Lloyd Roberts e 2 radiotelegrafisti, i caporali Frank Ayerst, appena ventenne, e Charlie Barrett. Wilcoxon, della Royal Artillery, era stato un ufficiale ponte per gli agenti inviati sull'isola di Creta e poi un istruttore in armi ed esplosivi nella scuola dell'SOE di Monopoli. Il suo compito era di continuare ad essere un istruttore, questa volta per i partigiani. Holland, un ufficiale del corpo dei segnalatori, aveva già lavorato con Davis in Grecia e in precedenza era stato in Spagna. La Spagna, paese neutrale, dove però l'SOE aveva inviato Holland per mettere in piedi dei network radio che restassero dormienti, ma che si potessero attivare nel caso in cui la Germania avesse occupato il paese. Quanto a Lloyd, questi era un ufficiale medico e di lui non sappiamo altro. Purtroppo dei 2 radiotelegrafisti non abbiamo che i nomi. Il gruppo era stato messo insieme in fretta e furia poco prima. Per essere precisi si parla a malapena di giorni. Wilcoxon per esempio era stato convocato con a malapena un giorno di anticipo e per poco dovette partire senza potersi vaccinare. Il motivo di questa urgenza stava nella situazione a terra. Situazione che richiede una piccola introduzione. Ad aspettarli infatti c'era il maggiore Vivian Johnston. Johnston era stato uno dei primissimi agenti dell'SOE inviati in missione, il primo in assoluto negli Appennini. Fu paracadutato infatti a metà giugno vicino al Monte Albano in Toscana con il suo radiooperatore, il sergente Edward Everett, per unirsi ad un altro agente italiano a terra, Domenico Azzari, solo ed unico componente della missione Rutland. Il lancio fu un disastro e molto equipaggiamento andò perduto. I due, nonostante l'aiuto dei pastori locali, non riuscirono a smuovere il pesantissimo set Rebecca Eureka che portavano e decisero quindi di distruggerlo. Le cose da lì in avanti non migliorarono. La situazione a terra era caotica e confusa. Johnston si aspettava di trovare i partigiani già organizzati e sotto il comando di qualcuno, cosa che non corrispondeva alla realtà. Dopo settimane di frustrazione, Johnston scavalcò l'Appennino e discese la Valle del Secchia, a sud di Modena.
Qui la guerra partigiana infuriava su tutto un altro livello. Dal 18 giugno, infatti, i partigiani avevano liberato il borgo di Montefiorino, istituendo quella che, forse, è la repubblica partigiana più famosa, insieme a quella della Valdossola. L'arrivo di Johnston li galvanizzò ulteriormente. La sua presenza significava che gli alleati si fidavano di loro e provviste iniziarono a piovere dal cielo con regolarità. Per metà luglio i drop erano quasi quotidiani e i partigiani di Montefiorino divennero parte di un piano molto ambizioso dei comandi alleati, i quali, dopo infiniti contrattempi, avevano finalmente ripreso l'avanzata, interrotta momentaneamente dopo la liberazione di Roma nel giugno del 1944, e ancora nutrivano l'illusione di poter raggiungere le Alpi per la fine dell'estate. L'idea era di paracadutare nella zona, dietro le linee nemiche, un battaglione della divisione Nembo del ricostruito esercito italiano, che avrebbe attaccato insieme ai partigiani le retrovie tedesche, creando così un diversivo mentre la quinta armata americana assaltava il fiume Arno. Benché forse troppo ardito, il piano avrebbe avuto una qualche possibilità di successo se non si fosse impantanato prima ancora di essere iniziato. Mentre a Montefiorino si lavorava freneticamente, infatti, al quartier generale alleato si discusse se non fosse il caso piuttosto di inviare gli uomini della Nembo ad assistere gli sbarchi in Provenza. Il generale Alexander fece il diavolo a 4 quando lo venne a sapere e riuscì a riportare il piano sui suoi binari originari. Nei 10 giorni seguenti, dei 48 voli per consegnare provviste effettuati in Italia, 38 furono diretti alla zona Modena-La Spezia, dove operava Johnston, rafforzando nella gente e nei partigiani l'idea che l'operazione fosse imminente. Furono consegnate le armi per la Nembo, una dozzina di mortai, 4 mitragliatrici anticarro e 250 mitra. In mezzo a tutti questi aviolanci arrivò anche la Envelope Blu, insieme a un ufficiale italiano e altri 6 radiooperatori. Il loro lancio, per la verità, non andò molto meglio di quello di Johnston. Lloyd finì per sbattere contro un edificio e si ferì a una gamba. Wilcoxon, che fu sganciato da un'altezza più che doppia da quella consigliata, finì non si sa dove e riemerse diverse ore dopo vicino a Frassinoro, dove andò alla trattoria locale. Non parlando italiano, cercò di spiegare ai locali la sua situazione a gesti. Poco dopo, probabilmente chiamato da qualcuno degli avventori, comparve sulla scena un italiano che parlava perfettamente inglese, Alfredo Giacomo Venturi, detto Jock, scritto proprio con la O, perché era nato in Scozia, per la precisione a Glasgow, dove i suoi genitori avevano un negozio di fish and chips. Jock fu purché disponibile ad aiutare Wilcoxon e rimase a disposizione dell'SOE in Italia fino alla fine della guerra. La Envelope era appena arrivata da appena 3 giorni che il 30 luglio i tedeschi lanciarono un massiccio rastrellamento avviato dalla divisione corazzata Göring. L'attività dei lanci e dei partigiani era stata troppo massiccia per passare inosservata. Circa 20.000 uomini furono impiegati dal nemico per l'operazione, che si servì di lanciafiamme, artiglieria, mortai e autoblindo. La battaglia di Montefiorino fu una delle più grandi, se non la più grande, della storia della Resistenza. Una battaglia che però non poteva essere vinta. Si possono vedere in rapida successione esempi di coraggio e codardia, di generosità e crudeltà, di disonestà e integrità. Emerge come il partigiano italiano sta affrontando le condizioni di stress in maniera ammirevole. Queste le annotazioni di Lloyd, il quale tra l'altro ebbe un ruolo anche nello sfatare le voci che i tedeschi stessero conducendo un attacco batteriologico usando il tifo. Dopo qualche scontro feroce, il comandante partigiano Armando Mario Ricci, il liberatore di Montefiorino, diede l'ordine di ritirata. A questo punto le forze partigiane collassarono. Davis nel suo report annota laconicamente che questo fu dovuto a inesperienza, scarsa leadership, mancanza di intelligenza e disciplina. Invece di disperdersi frazionandosi in piccoli nuclei, ognuno con il suo comandante, secondo Davis i partigiani abbandonarono armi e bagagli e si diedero a una rotta disordinata. Unica eccezione, che Davis ci tiene a citare, la banda di Giuseppe Barbolini, che rimase coesa e sopravvisse. Il massacro che seguì alla sconfitta fu anche questo uno dei peggiori della storia della guerra partigiana. Torture, fucilazioni, stupri, deportazioni e villaggi dati alle fiamme. L'ordine tanto caro ai nazifascisti. Come per il disastro del Grappa, anche la caduta di Montefiorino portò con sé il suo strascico di accuse reciproche. Molte di queste si focalizzarono su Johnston, un ufficiale inesperto, ma a cui erano state affidate delle responsabilità pesantissime. Davis, molto più esperto di lui, e in fondo era già stato in Grecia, valutò che il piano del paracadutare la Nembo era stato messo in piedi in maniera affrettata e non aveva nemmeno troppo senso, perché non avrebbe mai causato un diversivo tale da poter effettivamente aiutare il fronte toscano. Per di più si basava sul fatto che i partigiani fossero in grado di mantenere la posizione contro i tedeschi, un'idea che, secondo Davis, non stava né in cielo né in terra.
Mario Nardi, capo di Stato Maggiore di Armando, che pure aveva avuto parole lusinghiere per Johnston nel periodo precedente, dice che questi era completamente ignaro dei principi della guerriglia. Resta il fatto che, per quanto inesperto, Johnston appare perlomeno cosciente della situazione. Nei suoi messaggi alla base descrive la situazione come compromessa e non fa mistero del fatto che ai partigiani mancassero i quadri intermedi che assicuravano la disciplina e l'organizzazione delle unità. Non ultimo per via del fatto che i comunisti, stupidamente, tenevano alla larga gli ex ufficiali dell'esercito italiano. Una reazione che Johnston descrive come comprensibile dopo 20 anni di fascismo, ma che costrinse molti che non erano adatti a ricoprire ruoli di comando. Nel complesso, anche se ha la sua dose di responsabilità, Johnston appare vittima insieme ai partigiani di facili entusiasmi. Più che sull'arrivo della Nembo e sulla capacità degli italiani di tenere la posizione contro i tedeschi, infatti, le loro azioni si basavano sull'illusione che la guerra italiana sarebbe finita da lì a poco e che gli alleati sarebbero arrivati alle Alpi nella loro avanzata, invece di essere bloccati sulla linea gotica. Facili entusiasmi che però non erano responsabilità di Johnston o dei partigiani, bensì dei comandi alleati. Comandi che avevano creato il caos, spostando le truppe in Provenza, trattenendo Alexander e poi lanciandola nel seguimento dei tedeschi quando questi ormai si erano riorganizzati, e che avevano confermato le illusioni di partigiani e missione con l'incremento dei lanci a loro destinati, rafforzando l'idea che l'operazione della Nembo fosse cosa realizzabile e che la guerra stesse ormai volgendo al termine. Dopo la disfatta di Montefiorino, il progetto di paracadutare le truppe della Nembo fu frettolosamente accantonato. Il comando ordinò a Johnston di recarsi dal maggiore Lett, che operava vicino a Zeri, a cavallo tra Liguria, Emilia e Toscana. Lett era un ex prigioniero di guerra che era stato catturato a Tobruk, in Libia. Dopo l'8 settembre era uscito dal suo campo di prigionia e si era unito ai partigiani locali. Dopo essersi messo in contatto con l'SOE in Svizzera, era stato nominato ufficiale di collegamento per la zona. Uno dei primissimi agenti e uno che non c'era stato nemmeno il bisogno di paracadutare. Quanto alla envelope, Davis divise i suoi uomini in 4 gruppi. I kit radio furono sepolti, tranne uno che fu affidato a Johnston. Nella notte i gruppetti lasciarono la zona, sgusciando tra le linee nemiche. Dopo 5 giorni di marcia, Davis incappò in 2 partigiani che gli riferirono che i tedeschi stavano rastrellando anche l'area di Zeri. Decise quindi di fare marcia indietro e incontrò Wilcoxon e Johnston al Monte Tondo, stabilendo poi un campo con una banda locale vicino a Comano, sull'Appennino tra La Spezia e Parma. Questa banda era composta da una quindicina di uomini e capeggiata dal dottore del paese. Lì incappò anche in Holland e nei suoi 2 radiooperatori. Evidentemente i movimenti nazifascisti avevano fatto confluire involontariamente tutti quanti nella stessa zona. Fu deciso, nonostante il rischio altissimo, che qualcuno doveva tornare indietro e recuperare almeno una radio per poter contattare i comandi. Holland ed il caporale Barratt si fecero quindi la scarpinata e riuscirono a recuperare 4 dei 6 kit originari. Gli abitanti del luogo, con sprezzo del pericolo, poche ore dopo la partenza della missione li avevano disseppelliti e spostati in luoghi più sicuri. Di certo questi conoscevano la zona molto meglio degli agenti britannici. Holland, aiutato da Hayhurst, riuscì a mettersi in contatto con i comandi il 20 di agosto, dando vita alla missione Toffee. Fu quindi spostato con il suo kit verso Parma, dove si aggregò ad una banda di giustizia e libertà vicino a Borgo di Tizzano. Davis si spostò anche lui verso Parma e Wilcoxon diede vita alla sua Silentia, vicino a Modena. Johnston rimase a Monte Tondo e aiutò il capitano Tony Odam, un altro prigioniero di guerra fuggiasco, a mettere su la sua missione. Tutte queste missioni, nebulizzate potremmo dire nel triangolo tra Modena, Parma e La Spezia, dovevano ora iniziare una faticosa opera di ricostruzione dei loro contatti, rimettendo insieme quel che era sopravvissuto nel movimento partigiano ai feroci rastrellamenti. Come annotò Davis, nonostante le loro richieste di avvio di rifornimenti rimanessero inascoltate, la resistenza si andava rafforzando con i partigiani che si organizzavano sempre meglio. Alla fine di agosto i gellisti respinsero un altro attacco nemico di 3 autoblindo e 2 camion di truppe motorizzate che tentarono di riaprire al traffico la valle di Parma. Alla missione fu dato ordine di contattare il CLN di Parma e quindi Davis, insieme a Holland e Hayhurst, spostarono quella che era diventata ormai una commissione a valle nella provincia di Parma, contattando le bande locali all'inizio di settembre. Il nemico comunque manteneva una presenza robusta nella zona, poiché questa costituiva la retroguardia della linea gotica e quindi era per lui vitale tenerla sgombra dai partigiani che avrebbero potuto tagliare le linee di rifornimento del fronte. Guarnigioni erano poste in tutti i villaggi più grandi sulla strada tra Parma e La Spezia e pattuglie numerose erano inviate con regolarità in perlustrazione. Nessuno di questi compiti, aggiunge poi Davis, era affidato alla Brigata Nera, poiché questi erano considerati dai tedeschi inaffidabili e troppo spaventati dai partigiani.
Ad aggravare la situazione c'era il fatto che i soldati tedeschi mostravano un morale alto e le diserzioni erano rare, anche in unità non tedesche. Questo anche perché era in uso la pratica di rivalersi contro l'unità del disertore. Ancora più preoccupante era forse il fatto che il nemico appareva essere molto ben informato sulle mosse e le dimensioni del movimento partigiano. Ad ogni modo, dice Davis, era evidente che i partigiani fossero per i tedeschi bugbears, delle zecche, delle scocciature e quindi una costante fonte di preoccupazione, soprattutto nelle aree più remote degli Appennini e per le vie di comunicazione attraverso i monti. Quanto ai partigiani, il CLN di Parma aveva dato l'incarico per la formazione di brigate ai comunisti, ai democristiani e agli azionisti. Davis qui è stringato nel rapporto e omette i nomi dei comandanti, quindi è difficile risalire esattamente alle bande di cui sta parlando. Fu organizzato anche un comando unico e i GAP e i SAP, i gruppi di azione patriottica e le squadre di azione patriottica, che rispondevano al comandante di piazza, membro anche lui del CLN. Nell'autunno il comando unico aveva a disposizione 6 brigate operative. Il totale delle forze partigiane ammontava a circa 3.300 uomini, con 3 brigate garibaldine, la 47esima, 12esima e 31esima Garibaldi, che fornivano 1.800 uomini. Le 2 democristiane, prima e seconda Giulia, che ne fornivano 1.000, e la prima brigata GL 500. Questo numero era poi ulteriormente aumentato dai partigiani ancora in fase di addestramento, salendo così fino a un totale di circa 5.500 uomini stimati da Davis. L'equipaggiamento era però limitato alle sole armi leggere. Davis comunicò anche al comando che esisteva un'altra banda nell'area sotto il comando di un tale Beretta, anticomunista e fuori dal controllo del comando unico. Tutta questa gente andava però nutrita, un problema non secondario data la distruzione inflitta ai villaggi locali dai nazifascisti. Anche l'avvicinarsi dell'inverno rendeva le cose più complicate. I partigiani misero in piedi un sistema di requisizioni alimentari dietro pagamento che incontrò il favore della missione. Davis comunicò al comando che gli ufficiali di collegamento dovevano essere riforniti di denaro, in modo da permettere ai partigiani di pagare i contadini e fattori per le requisizioni. Davis si disse anche soddisfatto del tribunale messo su dal comando unico per processare fascisti, spie e partigiani che infrangessero la legge. Sempre affamati, gli agenti si nutrivano esclusivamente di patate, che pescavano a turno da un paiolo che costituiva la loro intera riserva alimentare, finché i tedeschi, molto maleducatamente, decisero di colpirlo con un colpo di mortaio. Un giorno Davis era in ricognizione con un partigiano e i due sentirono un rumore come di mitragliatrici. Si avvicinarono quatti quatti e, in una radura, sorpresero alcuni uomini a distillare la grappa con un alambicco su ruote. I distillatori, racconta Davis, li salutarono amichevolmente gridando «Salve magistero!» e gli offrirono un bicchiere di grappa bollente. Come disse poi Davis, fredda è un conto, ma la grappa calda è tutta un'altra cosa. Nonostante tutte queste difficoltà, il mese di settembre e l'inizio di ottobre segnarono anche la ripresa delle attività partigiane in modo più sistematico. Furono condotti attacchi sulla strada Parma-La Spezia e assaltate le guarnigioni di Lesignano e Langhirano, azioni in cui furono uccisi 50 tedeschi. I partigiani si spingerono poi nella pianura, razziando provviste, cavalli, macchine ed armi. Il nemico tentò di riaprire le strade che dal villaggio di Vetto andavano fino a Parma e Reggio Emilia, lasciando sul terreno 150 caduti nei combattimenti durissimi che ne seguirono. I partigiani assaltarono anche la ferrovia tra Borgo Valditaro e Fornovo. Da metà ottobre ci fu un'intensificazione delle operazioni nemiche, con pattuglie grandi e bene armate mandate in ricognizione. I partigiani, a corto di munizioni, ripiegarono. Tuttavia, per ricordare al nemico che erano sempre lì, anche i partigiani cominciarono a mandare pattuglie in giro, cosa che, scrive Davis, fu anche un buon modo per addestrare gli uomini. In questo periodo però avvenne anche una vera e propria catastrofe. Il primo comando unico, nel villaggio di Bosco di Corniglio, troppo grande e troppo statico, fu facile preda dei tedeschi. A metà settembre una pattuglia della Brigata Nera si fece vedere più volte a Beduzzo, un villaggio a nord-est di Bosco. Il comando unico organizzò un attacco contro questa pattuglia, ma così facendo scoprì il suo fianco settentrionale. I tedeschi, che avevano mandato avanti i fascisti proprio perché attirassero i partigiani allo scoperto, la mattina del 17 ottobre, nel report viene scritto settembre ma si tratta chiaramente di un errore, protetti da un temporale, piombarono sul comando unico, uccidendone 3 membri, incluso il comandante Pablo Giacomo Crollanza e, cosa da un certo punto ancora più grave, catturandone l'archivio. La missione, che si trovava nei paraggi, scampò per un pelo alla cattura, perché sentendo gli spari gli agenti decisero di tagliare la corda. Il nuovo comando unico, ricostituito dopo questa vicenda, fu più piccolo e mobile. La lezione era stata imparata.
Comandante fu nominato a Arta il garibaldino Giacomo Ferrari, che sarà poi ministro dei trasporti del governo De Gasperi. Capo di Stato Maggiore Nardo, ovvero Leonardo Tarantini, un ex ufficiale. Commissario fu nominato un esponente democristiano, il professor Prussia Oppo Achille Pellizzari, ex docente dell'Università di Genova. Agli azionisti andarono invece le posizioni di vicecomandante e vicecommissario. Per evitare dispute sulla distribuzione dei magri lanci che arrivavano, la missione affidò al Comando Unico questa responsabilità. Il 26 di ottobre Davis si spostò a sud sulla strada Parma-La Spezia per intensificare gli attacchi sulla stessa e tagliare le comunicazioni nemiche. Poco dopo fu richiamato dal Comando del Sud. Volevano avere informazioni di prima mano sui partigiani per mettere a punto la politica di allottamento delle provviste aviotrasportate. Nella notte del 7 novembre, quindi, attraversò la frontiera sul Monte Corchia, tornando nell'Italia liberata a piedi. Holland rimase invece indietro al comando della Toffi. Fu deciso che il tenente Lang sarebbe stato paracadutato per assisterlo nei suoi compiti. Finisce così, forse in maniera un po' scarna e senza un vero climax, la storia di Davis e della sua prima missione in Italia. Dico prima perché, come vedremo, verrà presto rispedito in questa zona per portare avanti un'altra missione. La nostra storia da qui in avanti si fa possibilmente ancora più frammentata purtroppo però. Infatti la prossima settimana racconteremo la storia della missione Toffi, quella che è rimasta indietro per così dire. Tuttavia al momento attuale, poiché questi episodi vengono registrati durante l'epidemia del coronavirus, purtroppo non ho a disposizione le carte della missione Silentia, quella dei Wilcoxon, che verrà poi rimpiazzato da Davis di ritorno in Italia. Quindi manca questa possibilità di completare, diciamo così, il trittico delle missioni generate da questa frattura della envelope blu. Per quanto riguarda le considerazioni generali, che facciamo ormai alla fine di ogni episodio, mi sembra giusto farne anche qui alcune. La storia di Johnston ricorda molto da vicino la storia di Brisk sul Grappa, e tuttavia è quasi alla 10ª potenza, diremmo così, ed è indicativa di una certa mentalità che c'era nei comandi alleati all'inizio della campagna d'Italia. La campagna d'Italia inizia in maniera incerta, nel senso che viene lanciata come una campagna di distrazione e non si sa bene che fine farà. Anzi, non si sa bene nemmeno come farla partire. Americani e britannici sono infatti in disaccordo. Gli americani vogliono concentrare tutti i loro sforzi sul fronte francese, lo sbarco in Normandia, mentre invece per i britannici, che hanno vasti interessi nel Mediterraneo che non staremo qui a ricapitolare, la campagna d'Italia è invece molto importante. Si decide quindi di attaccare la Sicilia e l'idea è di vedere come va, essenzialmente. E siccome la campagna in Sicilia va molto bene perché in un mesetto è già finita, si decide di portare avanti la cosa, di sbarcare sul continente. Poi sappiamo tutti come va, gli alleati vengono bloccati, si deve aspettare la primavera successiva per una nuova offensiva e si arriva a Roma. A questo punto Alexander vuole correre perché i tedeschi sono in ritirata, ma gli vengono sottratte truppe. Perché ancora una volta la campagna d'Italia viene fatta alla giornata e queste truppe vengono inviate per uno sbarco in Provenza. Quando gli viene dato di nuovo l'ordine di riprendere l'avanzato, ormai i tedeschi si sono ben trincerati sulla Gotica e quindi non c'è più possibilità di sfondamento. Ma nonostante questo c'è ancora l'illusione che si possa effettivamente sfondare, e da questa organizzazione, che sembra essere quasi criminalmente un tanto al chilo, molto all'italiana, nasce l'idea di paracadutare questi uomini della Nembo con il coordinamento a terra dei partigiani di Montefiorino e di Johnston per creare questo attacco diversivo che comunque, se vogliamo proprio essere onesti, dal punto di vista militare sembra che fosse del tutto improbabile, inconsistente e inutile. Quindi, più che focalizzarci sul fallimento di Johnston, su questa missione dell'envelope blu che alla fine combina ben poco, anche perché si trova in una situazione che dire difficile, dire poco. Questi arrivano, 3 giorni dopo li rastrellano e finiscono sparpagliati in giro per l'Appennino. Quindi, piuttosto che concentrarsi su questa cosa qui, è molto interessante invece l'envelope blu e anche la missione precedente di Johnston, da cui questa nasce, per capire come questi poveracci erano costretti ad operare in Italia con un comando che non aveva le idee chiare e essenzialmente formulava i suoi piani di settimana in settimana, e quindi tutti gli altri problemi che poi ci sono comuni nella storia delle missioni che abbiamo visto finora, quindi la mancanza di lanci, il fatto che non li avvisavano che i lanci non sarebbero arrivati, il fatto che queste missioni venivano fatte all'ultimo secondo, gli venivano imbarcati tutti, gli veniva detto tu vai là, tu vai qua, la sera prima di venire paracadutati, trovano una spiegazione del fatto che nessuno sapeva bene cosa fare con la campagna d'Italia, nonostante la campagna d'Italia fosse uno dei fronti in Europa e fosse anche un fronte piuttosto dispendioso dal punto di vista degli uomini che cadono nella campagna d'Italia. Ad ogni buon conto, siamo giunti quindi alla fine di questa envelope blu. Noi ci vedremo come sempre la prossima settimana, parlando della Toffi, per l'appunto la missione del maggiore Holland.
allora capitano, poi diventato maggiore, e io spero che questo racconto, come tutti gli altri e quelli che seguiranno, vi sia piaciuto.